Giù da basso c'è un mio amico che ha toccato le... Lo vuoi? Certo, siamo qui apposta. Sì, siamo qua apposta. Giù da basso c'è un mio amico che sta toccando quella specie di rituale che è stato fatto, almeno si pensa sia stato fatto. È una cosa... È qui. Giudicato forse si intende che noi giudichiamo il fatto che... Non giudichiamo nessuno noi. Come? Non giudichiamo nessuno, siamo solo qui per capire, per scoprire, ma non giudichiamo nessuno, anche perché non siamo a conoscenza delle cose... No, per niente. Cioè delle cose precise. Sappiamo che le energie sono diverse da qui Esatto. alla casa di là, cos'era? Cosa è passato? Forse era l'ombra. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Allora, indagine molto particolare, oserei dire molto particolare, perché avete visto nel video di lunedì è stata una indagine double face, ecco, se si può usare questo termine, perché effettivamente c'è stato un primo approccio alla villa patronale che è stato insomma un lucidarsi gli occhi dinanzi a cotanta bellezza, soprattutto una stanza, quella affrescata, dove poi Lori del Reef Paranormal ci ha illustrato quello che poteva essere una storia illustrata di questi coniugi che hanno abitato questa villa, ossia la loro domiciliazione presso la villa stessa fino ad arrivare a percorrere i loro viaggi, quindi l'Egitto, quindi Venezia, quindi la Sardegna, insomma un giro di questo tipo fino ad arrivare alla solitudine dell'uomo, quindi al fatto che lui poi divenne vedovo. Ecco, quindi una villa bellissima, veramente bellissima, peccato che chi ha tentato di ristrutturarla, ma questo insomma è un po' la storia all'italiana, ha piantato i lavori così come li aveva iniziati, quindi avrete visto che c'era una parte assolutamente antica e una parte ristrutturata, mi viene da dire anche brutta, perché insomma certe ville andrebbero lasciate così come sono, semmai tutelate, semmai riguardate, ma non trasformate. Mi viene in mente una cosa simile quando io, Lara e Francesca siamo andati in un castello vicino a Torino, ecco, avevano addirittura fatto dei mini appartamenti che era una roba inguardabile, però insomma, a parte queste mie riflessioni puramente personali, che spero insomma, e mi auspico che incontrino anche il vostro parere positivo, e per il resto in questa villa non è successo granché. Ecco, parto subito con questa cosa, parlo dei signal hunter, ecco, perché poi come avete visto ci siamo divisi, io, Marcello e Moreno, che tra l'altro ringrazio, così come ringrazio ovviamente il Reef Paranormal per questa seconda collaborazione. Ecco, io, Marcello e lo stesso Moreno ci siamo spostati in questa casa adiacente alla villa. Questa casa non ci ha subito procurato bellissime sensazioni, tra l'altro siamo anche partiti col piede sbagliato, perché Mary ha detto però quando ci siamo andati noi io qui non volevo neanche metterci piede, o meglio ce l'ho messo, ma volevo uscire praticamente subito, ed in effetti non me la sento di dargli torto, perché effettivamente al di là di quello che abbiamo trovato, quindi disegni osceni sui muri, bestemmie che per fortuna non è anche inquadrato, e quanto di peggio si possa pensare, ecco, e al di là di questo, stavo dicendo, c'erano proprio bruttissime sensazioni. Lì abbiamo fatto una ghost box, lì abbiamo fatto generatore di parole, e tutto faceva pensare che ciò che si era trovato giù al pian terreno, ossia questo cerchio con le carte in mezzo, fosse figlio di un rituale probabilmente fatto da persone assolutamente incompetenti, che però proprio quelle persone a volte scatenano dei gran casini. E quindi mi viene da
dire che insomma tutta quella che era l'energia negativa di quella casa poteva essere attribuita a questi rituali venuti male, o comunque a qualcosa che lì dentro era successo e che a noi assolutamente non ci ha dato belle sensazioni. Ecco, la cosa particolare che mi rode, perché mi rode, è che quando poi Moreno è sceso per, tra virgolette, spezzare l'incantesimo di questo rituale, quindi spostare le carte dal cerchio a fuori, ecco, Moreno era sceso, quindi siamo rimasti su io e Marcello e abbiamo sentito in maniera molto marcata 2 passi dietro di noi fuori dalla stanza. Ora, io ho cercato di alzare il volume, pulire l'audio, ho fatto il possibile e anche l'impossibile per farvelo sentire, però purtroppo si è sentito fino a un certo punto, ma vi assicuro che lì ci siamo proprio guardati male, ce la siamo presa male sta cosa, anche perché all'inizio avevamo, ripeto, dato la colpa a Moreno, ma poi Moreno era sceso e non solo, aveva anche approfittato della sua assenza con noi anche per fare una telefonata personale, quindi non solo non era lì, ma non era neanche in casa, era addirittura uscito nella corte, in cortile, per cui non poteva essere assolutamente nessuno, perché poco prima io avevo perlustrato in maniera autonoma tutta la villa e avevo constatato che non c'era assolutamente nessuno. Dico villa, ma era un appartamento. E quindi questa cosa ci ha fatto molto riflettere, tuttora ci sto pensando, tuttora penso di aver avuto le traveccole, però insomma è anche vero che insomma non sono così, come dire, sbadato fino a questo punto. Io i passi li ho sentiti, li ha sentiti anche Marcello, per cui se fossi stato da solo avrei potuto prendere un granchio io, ma prenderlo in 2 è già più difficile. Ecco, tornati nella villa siamo andati nelle cantine e anche lì abbiamo trovato segni poco raccomandabili. E insomma è stata un'indagine incredibile, ma più che incredibile, torno a ripetere, strana. E nella villa, prima che noi ci si trasferisse, io, Marcello e Moreno, nella casupola appena fuori, abbiamo sentito delle cose particolari, ossia dei mugugni, uno sulla scala, avete visto, che io ho attribuito ad essere una voce femminile, ma non poteva essere quindi Moreno, perché Moreno era l'unico che era giù e quindi non poteva essere certo lui. E poi abbiamo sentito, quando siamo saliti, quel fischio che si è ripetuto 2 volte nell'arco di pochi secondi, che noi che eravamo lì, vi assicuriamo, non faceva il paio con i rumori degli uccellini all'esterno. Erano proprio fischi, sembravano fischi proprio di una persona, anche se magari nel replay del video può sembrare che siano stati uccellini, anche perché effettivamente questo fischio era mischiato con i rumori della natura. Quindi anche questa è una cosa inspiegabile. Lori ha sentito anche lei alcuni mugugni, alcuni rumori, però niente di così assurdo, ecco, niente di così assurdo, tranne, e adesso ve lo propongo, anzi a fine video ve lo propongo, quello che è successo appunto alle ragazze, ossia che il REM pod ha suonato, e voi sapete, avete visto anche nell'indagine fatta con i GHG di Genova presso quell'ospedale abbandonato, che per far suonare il REM pod lo devi proprio toccare, non serve nemmeno avvicinarsi molto, insomma, bisogna proprio toccarlo. E quindi mi viene da dire che se il primo video addirittura non era presente nessuno, quindi è impossibile che qualcuno l'abbia toccato, perché avete visto le persone erano fuori inquadratura. Nel secondo c'erano le ragazze lì vicino, ma comunque non vicino a sufficienza per far suonare questo strumento così preciso, mi viene da dire. Insomma, un'indagine particolare, molto molto particolare. Io vorrei tornarci in quella villa, perché poi effettivamente poi in pizzeria ci siamo parlati con i ragazzi e loro hanno un po' un amore per questa casa, e gli do assolutamente ragione, perché è una casa che attira molto. Però io in questo caso tornerei semmai nella casa brutta, ecco, io l'ho nominata casa brutta proprio perché è brutta in tutti i sensi, non solo a livello strutturale ma anche
per quello che erano i segni, i rituali, eccetera, eccetera. Vorrei proprio tornarci per approfondire la cosa, magari portare anche altri strumenti, portare una termica, magari usufruire di quelle che sono le nostre abitudini, ossia il libro, e fare quindi il libro, oppure fare il pendolino, e, insomma fare qualcosa di più preciso, importante e, se volete, più maniacale, affinché si arrivi a semmai ad una risposta più convincente rispetto a quello che abbiamo sentito noi. Ecco. Io vi invito comunque, ragazzi, a vedere il video del Riff Paranormal, in modo tale che abbiate, come dicevo prima, no? È un video, un'indagine double face, ecco, abbiate anche l'altra faccia dell'indagine, quindi quella più concentrata nella Villa Grossa, da parte del Riff Paranormal. E poi ovviamente iscrivervi al canale del Riff, perché sono ragazzi meritevoli, oltre che essere ragazzi squisiti a livello proprio personale, sono diventati molto amici, sono persone veramente in gamba. Va bene, adesso vi lascio a questi due video, perdonatemi la qualità, ma non c'è stato uno scambio tra me e Lori, che me li ha spediti, di quelli migliori, perché purtroppo il mio internet non è il più veloce di tutti, per cui sono un po' sgranate le immagini, ma quel che si vede serve per farvi capire che nessuno era vicino al REM pod, almeno nel primo video. Nel secondo si sono, ripeto, avvicinate un po', ma non così da dover far suonare uno strumento così preciso, come torniamo a ripetere. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, ma soprattutto quello di lunedì, e al prossimo video, alla prossima indagine, alla prossima avventura. Ciao! Sono bloccato. Ok, sei bloccato in questa casa. L'ho disturbato, non l'ho guardato. Vedi? Sono lì. Mamma, hai visto? Il REM pod! Ma sei passato tu? Ma io sto passando così. No, però lontana, troppo lontana. Però l'hai ripreso tanto, quindi. L'ha ripreso. Il REM pod! Sono bloccato. Sei qui con noi? Puoi dirci? Chi sei? Se hai bisogno di qualcosa? Se possiamo aiutarti in qualcosa? No, ma no, io mi sono avvicinata prima perché l'ho toccato con quella, ha suonato. Addirittura guarda. Adesso fatto stare ma no, REM pod! REM pod. Lo penso la videocamera. Sì, sì. Sei qui con noi allora? Sì, sì, una domanda, stai registrando? Stiamo registrando, sì. Adesso io ci faccio un piano. No, eri più lontano. Eri più. Prova. Prova. Ma che cazzo, scusa. No, ma eri più lontana. Dobbiamo chiedere a Corrado. Ma in teoria solo ti tocchi l'antenna adesso. No, sì, solo se guardate. Così. 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 A parte che eri qua. Camminando no. Ma no. Prima Sei era dato le ore lì tu? infatti, prima era lì, ci siamo passati tutti di fianco per andare L'ho lì. fatto. Vabbè, adesso lo puoi. Vibrazione. Ok, vabbè.